Ben ritrovati qui in Dentro la Storia. Prima di passare al video di oggi, vorrei richiamare la vostra attenzione sul nostro nuovo sito, cui trovate tutti i nostri contenuti, trovate i video, trovate gli short, trovate i nostri articoli, trovate anche la possibilità di iscrivervi alla nostra esclusiva newsletter, un servizio assolutamente per voi, studiato proprio per portarvi all'interno della storia, con le timeline mensili, con le nostre storie, con i nostri consigli di lettura e di visione e molto altro ancora. Cosa state aspettando? Io comincio con la storia di oggi. Voi avete tutto il tempo di visitare il sito e iscrivervi alla nostra newsletter. La nostra storia di oggi parla di tradimenti, parla di errori giudiziari, parla di giornalisti, parla di scandali, parla di una nazione dilaniata dal sospetto, lacerata da una memoria bruciante di una sconfitta mal digerita. Parla di una società profondamente, intrinsecamente razzista. Parla di un uomo innocente, condannato, pur sapendo tutti che fosse innocente. Parliamo di colpevoli che riescono invece a bypassare la giustizia. Parla di scrittori, di militari, di giudici, di politici. Parla di uno spaccato di storia che in fondo è alla base di buona parte delle vicende contemporanee. Parla di un evento che ha avuto un'onda lunga tale da creare movimenti d'opinione e persino la nascita di un movimento nazionale e di uno Stato. La nostra storia inizia un'aula di tribunale il 7 febbraio del 1898 e si concluderà solamente diversi anni dopo, ma in realtà è una storia che parte da prima, è una storia complessa, è una storia in cui niente è come sembra, è una storia che inizia con la prima pagina di un quotidiano, a dimostrazione di come l'informazione sia molto potente. Prima di addentrarci nella nostra storia di oggi, a proposito di informazione, ve ne do io una molto utile per la quotidianità. Il fatto che le minacce alla vostra sicurezza sono sempre presenti. Lo sappiamo bene anche noi dentro la storia, che abbiamo scelto ormai da tempo un partner strategico che si chiama NordVPN. NordVPN consente di navigare in assoluta tranquillità da qualunque device voi utilizzate, che sia il desktop, che sia il PC, che sia lo smartphone, il tablet, anche la console dei videogiochi. Non vi preoccupate. In più vi permette anche di sbloccare contenuti che a volte possono essere inibiti alla navigazione a seconda dello stato in cui ci si trova. Questo servizio di NordVPN è accessibile a tutti voi grazie alla nostra partnership, che vi consente di usufruire di un eccezionale sconto con 4 mesi extra sui piani biennali e la consueta garanzia soddisfatti o rimborsati. Ma torniamo alla nostra informazione, al nostro articolo di giornale, esattamente a una lettera aperta che un grandissimo del giornalismo e della scrittura contemporanea rivolge niente meno che al Presidente della Repubblica. L'autore ed è l'uomo che va a processo quel 7 febbraio del 1898, si chiama Émile Zola. In Francia, alla fine dell'Ottocento, tutti conoscono Émile Zola. È un intellettuale, è una persona che è considerata una delle massime espressioni della cultura. Émile Zola occupa l'intera prima pagina del quotidiano L'Oro per rivolgersi al Presidente della Repubblica francese, Philippe. E cosa dice? J'accuse, io accuso. La lettera è lunghissima, come detto. È una lettera che elenca tutto ciò che non poteva essere taciuto, tutto ciò che in realtà era passato sotto silenzio, o era stato insabbiato, o era stato manipolato all'interno di un procedimento penale militare che aveva visto un innocente condannato a una pena abnorme, assurda. E Zola aveva deciso di squarciare il velo su un caso che aveva lacerato la nazione, il caso dell'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus riguarda un capitano di artiglieria. Si chiama quel capitano Alfred Dreyfus, un ufficiale che paga per la sua natura intrinseca colpe di altri. Chi è Dreyfus? È un ebreo alsaziano, è nato a Mulhouse, in Alsazia. La società francese di fine Ottocento ha due pregiudizi molto forti sugli ebrei e sugli alsaziani. Gli alsaziani perché sono figli di una terra che insieme alla Lorena è stata ceduta dopo la sconfitta di Napoleone III a Sedan al appena nato impero tedesco. Gli alsaziani vengono visti come gente di frontiera, gente di cui non ci si può fidare al 100%. Alcuni alsaziani hanno scelto di restare sotto l'impero tedesco, altri, è il caso della famiglia Dreyfus, hanno scelto la cittadinanza francese e si sono spostati al centro della Francia, nel caso della famiglia Dreyfus nel cuore della Francia, a Parigi, perché Alfred è un ufficiale di artiglieria, è nell'esercito, ma sconta quella doppia colpa
che poi, a ben vederla con occhi moderni, non è una colpa. Essere alsaziano è essere ebreo. Il pregiudizio antisemita nella società francese di fine Ottocento è molto forte. Quella società è ancora pervasa da diverse anime, quella monarchica che vorrebbe restaurare il trono degli Orléans e quella ultratradizionalista, ipercattolica, oscurantista, che cerca ovunque le prove di un inesistente complotto ebraico. È la Francia in cui si muoverà Léo Taxil, un sedicente rivelatore, che in realtà non farà altro che spargere menzogne su tanta parte della borghesia francese, accusando ora i socialisti, ora i massoni, ora gli ebrei di complotti. Sono tutte frottole, lo ammetterà molti anni dopo lo stesso Taxil, frottole a pagamento, ma tanto basta per condizionare l'immaginario collettivo, per condizionare l'opinione pubblica. Alfred Dreyfus è uno dei pochi ufficiali ebrei nell'esercito, ma non è un socialista, anzi è un conservatore, è uno degli ufficiali che sogna la revanche, la rivincita contro i tedeschi, vuole riprendersi casa sua. Mulhouse e tutta l'Alsazia, ma sulla sua strada c'è lo scandalo. Lo scandalo nasce il 26 settembre del 1894. È il giorno in cui all'ufficio statistica, che in realtà cela il servizio segreto dell'Armée française, arriva il cosiddetto bordereau. Che cos'è il bordereau? È la ricostruzione, una lettera recuperata dal cestino della carta straccia dell'addetto militare tedesco a Parigi, Maximilian von Schwarzkoppen. Von Schwarzkoppen ha una rete di informatori, è l'uomo mandato da Berlino per raccogliere informazioni, anche e soprattutto a pagamento, sui progressi dell'industria bellica francese. Che gli attriti fra Francia e impero tedesco siano costanti non è un mistero. Che l'Europa si sia già spaccata in due fronti contrapposti, la triplice alleanza Germania, Austria-Ungheria, Italia da un lato e intesa cordiale dall'altro, è ovvio a tutti. Von Schwarzkoppen ha i suoi informatori, ma all'interno dell'ambasciata tedesca c'è una spia infilata proprio dall'ufficio statistica. È una donna, è la donna delle pulizie, che puntualmente svuota il cestino della carta straccia dell'addetto militare tedesco e porta quei pezzi di carta all'ufficio statistica, dove vengono ricostruiti, ricompattati e dove viene trovato il famoso bordereau. È una lettera, il bordereau. È una lettera in cui Schwarzkoppen riceve una proposta, qualche informazione interessante all'interno di una lista. Una nota sul freno idraulico del cannone da 120 mm, il comportamento dinamico del pezzo da campagna, una nota sulle truppe di copertura all'artiglieria, una nota su altre informazioni riguardanti proprio le truppe di artiglieria, una nota relativa alla situazione tattica nel Madagascar, il progetto di un manuale d'utilizzo d'artiglieria da campagna datato 14 marzo 1894, più altre informazioni. Chi ha scritto il bordereau offre a Schwarzkoppen, previo compenso, tutte queste informazioni e molto altro ancora. È chiaro che esiste una spia che vuole vendere ai tedeschi i segreti delle nuove armi d'artiglieria francesi e molto altro ancora, e quindi va trovata. Ma la caccia alla spia, guidata dal maggiore Hubert Joseph Henry, si focalizza, forse in maniera inspiegabile, proprio su Alfred Dreyfus. O meglio, una spiegazione c'è. È quella natura intrinseca di Dreyfus, essere alsaziano ed ebreo, cioè quanto di più odiato all'interno dello Stato Maggiore dell'Esercito. Non si può dirlo in giro, ma lo sanno tutti. Nell'Armée nessuno sopporta gli alsaziani, che vengono ritenuti dei volta a gabbana, e gli ebrei. Dreyfus viene individuato come potenziale colpevole e convocato sabato 13 ottobre 1894 presso il Ministero della Guerra. Il sottufficiale che porta la lettera inizialmente non trova Dreyfus a casa, trova la moglie, quindi decide di tornare più tardi. Dreyfus riceve la convocazione. È un po' dubbioso perché gli viene detto di presentarsi non in uniforme ma in abiti civili, ma accetta. Lunedì 15 ottobre del 1894 il capitano si presenta all'appuntamento, viene intrattenuto per un paio di minuti dal maggiore Picard. Annotatevi bene questo cognome perché sarà uno dei personaggi principali della nostra storia. Poco dopo Picard lo introduce nell'ufficio del capo di Stato Maggiore, il generale de Boisdeffre, che però non c'è. Al suo posto c'è un altro ufficiale, il maggiore, poi tenente colonnello Armand Dupaty de Clam, che è in alta uniforme e si presenta in maniera affatto positiva. È adirato Dupaty de Clam.
ordina a Dreyfus di sedersi e di scrivere una lettera sotto dettatura. In quella lettera Dupaty de Clam inserisce degli elementi del bordereau, tra cui la nota sul freno idraulico del cannone da 120 mm. Dreyfus non riesce a capire, ha anche freddo e quel freddo gli fa un po' tremare le mani. Dupaty de Clam sfrutta il particolare del tremolio per accusare Dreyfus di essere nervoso e poco dopo Dupaty de Clam esclama la frase principale, quello che svela la trappola. In nome della legge io l'arresto. Lei è accusato di alto tradimento. In quel momento 3 uomini entrano nella stanza e bloccano Dreyfus. Sono Cochefer, capo della Sûreté, il suo segretario e l'archivista dell'ufficio statistica. Sono loro 3 a prendere in consegna Dreyfus che balbetta qualcosa, dice che non riesce a capire cosa stia succedendo, qual è l'accusa, lui non ha mai fatto nulla. Dice addirittura che possono tranquillamente perquisire la sua casa da cima a fondo, non c'è nulla. Dupaty de Clam non vuole saperne, anzi prende in mano il codice penale militare, lo legge davanti a Dreyfus e ribadisce l'accusa di alto tradimento, la possibilità di suicidarsi lì, seduta stante, con un colpo di pistola. Ma Dreyfus è irremovibile, ha la coscienza pulita, non è stato lui non ne sa nulla di tutto ciò, ma non basta. Dupaty de Clam è assolutamente irremovibile. Per lui Dreyfus ha 3 colpe davanti: essere alsaziano, essere ebreo, essere un traditore. Quindi viene portato in carcere Alfred Dreyfus e il processo è già costruito. Il successivo 19 dicembre il tribunale militare si riunisce a porte chiuse. Dreyfus in realtà un minimo di speranza ce l'ha, sa di essere innocente, sa di non essere colpevole, sa di non aver commesso nulla, ma il processo è viziato da pregiudizi e da un documento falso. Viene prodotto 3 giorni dopo l'apertura del processo un documento che arriverebbe da Alessandro Panizzardi, l'addetto militare italiano a Parigi, un ufficiale che è ben più che un amico di Schwarzkoppen. Sono amanti i due e si passano in continuazione informazioni. La lettera di Panizzardi si riferisce a una presunta spia che sta chiedendo troppi soldi e in quella lettera ci sarebbe scritto quella canaglia di D. Quella sarebbe la prova regina, la dimostrazione che Dreyfus è un traditore. La condanna è già scritta. Dreyfus viene condannato all'unanimità, alla degradazione con infamia, alla deportazione perpetua ai lavori forzati, nel posto peggiore che possiate immaginare, la colonia penale dell'Isola del Diavolo, nella Guyana francese, un isolotto sperso in mezzo al nulla, con una casupola come prigione e una guarnigione sempre presente a guardia dell'unico prigioniero. Il successivo 5 gennaio, il 5 gennaio del 1895, Alfred Dreyfus viene fatto uscire dalla sua cella. È la cerimonia pubblica di degradazione. Una guardia già all'uscita dalla cella gli allenta spalline e decorazioni. Nel cortile della scuola militare, un ufficiale dei dragoni procede davanti a tutti, una folla enorme, alla umiliante cerimonia. Dreyfus si vede strappare i gradi, le spalline, i bottoni. L'ufficiale impugna la sciabola del capitano e la spezza in 2 ad assistere alla cerimonia. C'è anche un giornalista viennese, si chiama Theodor Herz, è ebreo come Dreyfus e da quel momento capirà che gli ebrei d'Europa hanno necessità di costituire un loro focolare nazionale. Un anno dopo verrà creato il movimento sionista per la creazione di una patria ebraica. Sarà il seme piantato per la nascita dello Stato di Israele. Dreyfus comunque quella mattina continua a proclamarsi innocente, continua a dire ma non sono un traditore, non ho bisogno di soldi, la mia famiglia già è ricca, ed è vero, la moglie ad esempio ha molti soldi. Per quale motivo avrei tradito una patria che amo? Ma la maggior parte della folla urla contro di lui, gli danno del giudeo, gli impongono di tacere. Dreyfus, conclusa la cerimonia, viene portato via verso l'Isola del Diavolo, dove verrà costretto, oltre ai lavori forzati, a dormire con i ceppi alle caviglie ogni notte, con la guarnigione che lo guarda a vista, una cannoniera al largo per prevenire possibili tentativi di fuga. Ma com'è possibile fuggire dall'Isola del Diavolo? Non si può. Passano gli anni e qualcosa succede. Succede che ai vertici dell'ufficio statistica cambia qualcosa. Il maggiore Georges Picard, l'uomo che aveva intrattenuto Dreyfus la mattina del suo arresto, viene nominato capo dell'ufficio informazioni dello Stato Maggiore e allora inizia a prendere in mano tutta quanta la documentazione riguardante lo spionaggio, tra cui altre lettere, sempre di Schwarzkoppen, lettere che sono indirizzate a un maggiore dell'esercito francese, un maggiore di origine orghanese, Ferdinand Valsin Esterhazy. È un uomo strano Esterhazy, è un uomo dei 1000 padroni, è un donnaiolo, frequenta prostitute, ha ingenti debiti di gioco e per coprire questi vizi si vende
si vende come informatore alla polizia, ma a volte anche come informatore per altri soggetti. Picard ha un sospetto. Il suo sospetto riguarda il fatto che Esterhazy abbia già tradito, abbia già venduto informazioni, abbia già fatto qualcosa. Forse il bordereau è suo, non è di Dreyfus. Picard è antisemita, non ha in simpatia gli ebrei, ma non gli piacciono le ingiustizie e inizia a indagare. Nel giro di pochi mesi, Georges Picard raccoglie le prove dell'innocenza di Dreyfus e della colpevolezza di Esterhazy. Ne parla col suo superiore, il generale Boisdeffre, che per tutta risposta insabbia l'inchiesta, fa promuovere Picard al grado di colonnello e lo rimuove dalla guida dei servizi segreti, spedendolo nella zona d'operazioni più rischiosa, cioè in Africa, in Tunisia, sperando che magari in qualche giro di pattuglia i berberi possano uccidere quell'ufficiale che sta scavando troppo a fondo. Picard capisce che c'è qualcosa che non va. Lascia le sue memorie a un amico, l'avvocato Louis Leblois, il quale si mette in contatto col vicepresidente del Senato, Schorel Kessner, un assaziano che però è visto all'interno della società francese come un'autentica autorità morale. Schorel Kessner ne parla col generale Despelieux, che però anche lui sceglie di voltarsi dall'altra parte. Vale poco il fatto che un diplomatico italiano, anche lui in servizio a Parigi, Raniero Paolucci di Calboli, inizi a scrivere delle lettere e a raccogliere materiale sul caso, scagiando Dreyfus. Bisogna arrivare all'autunno del 1896, quando la moglie di Dreyfus, sempre più convinta del fatto che il marito sia caduto in una trappola diabolica, chiede l'aiuto allo scrittore Bernard Lazare. Lazare è un amico di famiglia, è anche lui ebreo, e inizia a raccogliere materiale, ad avviare una campagna di stampa. Viene pubblicato un pamphlet, l'affaire Dreyfus, un errore judiciaire. L'affare Dreyfus, un errore giudiziario. Da quel momento in avanti, la società francese si spacca in due. Da un lato i Dreyfusards, ovvero i fautori della causa dell'innocenza di Alfred Dreyfus, dall'altra gli anti-Dreyfusards, che sono un fronte composito. Ci sono gli ultracattolici, ci sono i reazionari, ci sono i conservatori, ci sono i militari, ci sono anche alcuni politici però più orientati verso la ricerca della giustizia che verso il pregiudizio. Uno di questi è Georges Clemenceau, il futuro presidente francese. Clemenceau, nel corso delle istruttorie, si renderà conto di come il fronte degli anti-Dreyfusards sia permeato dal pregiudizio e dal razzismo. Alla fine del 1897 Picard torna a Parigi, ma è sorvegliato dalla polizia. I vertici militari non vogliono che in nessun modo il caso venga riaperto. I maggiori Henri e Esterhazy sfidano Picard a duello, dicono di essere offesi nell'onore. Contro Esterhazy, Picard non vorrà mai battersi perché lo giudica un essere indegno, infame. Contro Henri, Picard vince al primo sangue, ma tutto ciò non basta a salvare né Dreyfus né Picard. Esterhazy chiede di essere giudicato da un tribunale militare che lo assolve a porte chiuse, senza esaminare nessun'altra prova se non il bordereau e la lettera finta a Panizzardi. L'altra questione, quella che riguarda Picard, passa attraverso un calvario. Il colonnello viene arrestato, accusato di connivenza col nemico, portato agli arresti di fortezza e poi alla Santé. Nel frattempo però arriva la lettera di Émile Zola al Presidente della Repubblica, Félix Faure. E cosa dice Zola? Accuso il tenente colonnello Dupaty de Clam di essere stato l'artefice diabolico di un errore giudiziario. Accuso il generale Mercier di essersi reso complice. Accuso il generale Biot di aver avuto tra le mani le prove certe dell'innocenza di Dreyfus e di averle soffocate. Accuso il generale de Boisdeffre e il generale Gons di essersi resi complici dello stesso delitto, l'uno certamente per passione clericale, l'altro forse per spirito di corpo. Accuso il generale Despelieux e il comandante Ravary di aver fatto un'inchiesta infame. Accuso i tre esperti di grafologia di aver steso delle relazioni menzognere e fraudolente. Accuso gli uffici della guerra di aver condotto nella stampa una campagna abominevole per fuorviare l'opinione pubblica. Accuso infine il primo consiglio di guerra di aver violato il diritto, condannato un accusato sulla base di un documento rimasto segreto, e accuso il secondo consiglio di guerra di aver coperto tali illegalità. E Misola accusa. Per tutto questo viene rinviato a giudizio e viene condannato. È un altro processo farsa. Zola viene condannato per vilipendio delle forze armate. La pena è 1 anno di carcere e 3.000 franchi di ammenda. Ma quella lettera, quella pubblicazione, quella prima pagina dell'Aurore porta l'opinione pubblica francese a chiedere che sia fatta giustizia. Anche perché la Francia è scossa da un altro scandalo. Il presidente della Repubblica, Félix Faure, muore in carica, muore di un malore
mentre in compagnia della propria amante all'interno del proprio studio, la Sala Blu dell'Eliseo. È uno scandalo terribile. Lo stesso Clemenceau dice di Faure volle impersonare Cesare ed è morto Pompeo. È un gioco di parole. Riguarda come è morto Félix Faure. Ma quella morte segna anche la fine dell'ostracismo nei confronti di Dreyfus e di Picard. Nel frattempo il maggiore Henri, l'uomo che aveva accusato per primo Dreyfus, viene arrestato. Perché? Perché si scopre che la lettera a Panizzardi, in cui c'era scritto quella canaglia di D, il cosiddetto Petit Bleu, è un falso. È stato confezionato unendo e cucendo parti diverse di varie lettere che non c'entravano nulla tra di loro. È un falso così grossolano che chiunque se ne sarebbe accorto. Non i giudici militari, che invece all'inizio avevano creduto al Petit Bleu. Il maggiore Henri finisce agli arresti di fortezza, ma i suoi arresti durano un giorno solo. 24 ore dopo viene trovato morto nella sua cella, la gola tagliata con un rasoio. Suicidio o omicidio? È un dubbio che resta ancora oggi. Fatto sta che da quel momento in avanti, tra il suicidio di Henri e la morte del presidente Faure, cambia moltissimo. La Francia chiede giustizia. Si cerca in ogni caso di chiudere la questione, di chiudere l'affare. Esterhazy confessa di aver scritto di suo pugno il bordereau per ordini superiori. Sarebbe stato il colonnello Sander, capo dell'ufficio informazioni all'epoca già malato di sifilide, ad aver chiesto a Esterhazy di scrivere quella lettera. Ma Sander non può dire più nulla. È morto da tempo, malato. Dreyfus ottiene un nuovo processo, a Rennes. Un processo che si svolge in un'atmosfera pesantissima. Il suo avvocato, Fernand Laborie, uno dei migliori avvocati di Parigi, viene colpito alla schiena da una pistolettata mentre si reca a un'udienza con un faldone di documenti che potrebbero scagionare l'ufficiale. Bisogna attendere ancora a lungo perché il primo processo di revisione finisce di nuovo con una condanna, seppur con un allentamento della pena, 10 anni, per circostanze attenuanti. Oltretutto, questa volta non c'è l'unanimità, 2 giudici su 7 votano per la soluzione. Il caso si sta incrinando, il fronte degli anti-Dreyfusard non è più così compatto. Dreyfus viene comunque graziato, deve attendere qualche anno perché gli venga riconosciuta effettivamente la piena innocenza, viene reintegrato nel grado, promosso a maggiore. Ma l'opinione pubblica francese è ancora divisa. Lo si vede il 4 giugno del 1908, quando nel corso di una cerimonia di traslazione delle ceneri di Émile Zola, che è morto da tempo, senza vedere la conclusione della vicenda Dreyfus, un giornalista di estrema destra, Louis Grégory, spara contro Dreyfus. Lo ferisce solo un braccio, Grégory, che poi dichiara di aver agito non contro il Dreyfus uomo, ma come rappresentante del dreyfusanesimo, cioè colpevole di aver glorificato un tradimento nei confronti dell'esercito, e quella lettera di Zola, simbolo di un antimilitarismo. La Francia è sempre più divisa. Bisognerà attendere la Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale, per vedere la Francia finalmente ricompattarsi. Durante la Grande Guerra, Alfred Dreyfus entra nella riserva e viene richiamato in servizio. Combatte a Verdun assieme a suo figlio Pierre, che comanda una batteria di cannoni, gli stessi cannoni che rientrano nella lista delle possibili informazioni che Esterhazy avrebbe voluto vendere alla Germania. Schwarzkoppen, la spia, era già stato trasferito in patria e poi richiamato in servizio, ammalandosi nell'inverno del 1916 sul fronte russo per poi morire all'ospedale militare di Berlino. Sua moglie, anni dopo, dirà che sul letto di morte Schwarzkoppen si sarebbe alzato improvvisamente per dire: ascoltatemi francesi, vi giuro che Dreyfus è innocente. Alfred Dreyfus muore il 12 luglio del 1935 per una crisi cardiaca, una conseguenza di un intervento chirurgico mal riuscito dell'anno prima. Di lui resta la memoria di un uomo che aveva vissuto un martirio non necessario, stante la sua assoluta, piena innocenza. La sua morte non chiude il caso. Non lo chiude perché ancora oggi i prodromi di quell'antisemitismo e di quel razzismo che permeavano la società francese sono arrivati ad adesso. Gli emuli degli anti-Dreyfusard, i convinti assertori del complotto, ora ebraico, ora plutocratico, ora di chissà quale altra fattura, vivono e prosperano ancora oggi, ripetendo le loro litanie, le loro stupidaggini. Il processo ad Alfred Dreyfus, i processi farsa, le lettere contraffatte, gli errori giudiziari, le bugie, le omissioni, sono uno dei peggiori casi di mala giustizia al mondo.
hanno avuto una lunghissima coda. Come abbiamo detto, dalla degradazione pubblica con umiliazione di Dreyfus è nato il movimento sionista e possiamo dire è nata l'idea dello Stato di Israele. Dalla vicenda di Dreyfus è nato l'intellettuale moderno attraverso quella lettera J'accuse di Émile Zola. Da quel momento in avanti il giornalista è diventato anche leader d'opinione, persona incaricata di guidare l'opinione pubblica e di indirizzarla verso tematiche di discussione. È stata la linea del Rubicone, la vicenda dell'affaire Dreyfus, tra una vecchia concezione di società e la società contemporanea. Una società che però ancora oggi vive, e mi dispiace dirlo, tutte le contraddizioni nate e sviluppatesi con l'affaire Dreyfus. Ancora oggi la società crede ai complotti nascosti, crede a tradimenti che non esistono, crede di individuare il colpevole non in base a prove certe, ma alla provenienza geografica, all'etnia di riferimento, alla fede religiosa praticata o ad altre questioni intimamente private. È questo il lascito malato dell'affaire Dreyfus, un lascito che purtroppo continua ancora oggi e solo studiando la storia, solo capendo davvero cosa è successo, si potrà forse un giorno guarire quelle ferite e capire che l'affaire Dreyfus è stato un punto focale della storia contemporanea, ma è stato anche un esempio assoluto di come uno Stato, invece di tutelare il cittadino, pensi a autoassolversi, trovando di volta in volta il colpevole più comodo o semplicemente il colpevole ideale da additare alla folla inferocita che non aspetta altro di avere un altro pezzo di carne in pasto.